questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare in versione uncinetto la sciarpa cravatta che questa volta ho chiamato grinta. Me l'avete chiesto in molte: Elsa, fai la versione all'uncinetto, io non so lavorare i ferri, e io vi ho risposto di non preoccuparvi che era in lista, e infatti eccola qui. Solo che questa volta ho utilizzato un filato sfumato che è il grinta, ed è per questo che ho chiamato questa sciarpa grinta, e vi faccio vedere che sono comunque colori maschili, anche perché queste sciarpe mi avete detto che le state facendo soprattutto per regalarle agli uomini, quindi ho detto ok, dobbiamo fare un filato versione maschile, quindi ho deciso di usare il grinta. Io ho usato il colore 41, che è questo verde, ma vi faccio vedere anche altri colori che sono disponibili, come questo grigio e questo marrone, e anche in questo caso vi ho fatto il kit. Il kit comprende, quindi in descrizione trovate il kit al link, il link al kit, scusatemi, comprende 3 di questi gomitoli che servono appunto per fare la sciarpa, e la busta dove mettere all'interno la vostra sciarpa da regalare, e non vi preoccupate, ho fatto la prova, ci entra anche se sembra piccolina, e in più in omaggio il PDF. So che nonostante io faccia il tutorial molti preferiscono il PDF, e quindi avete il PDF dove vi spiego giro per giro come realizzarlo, ma non preoccupatevi perché è semplicissima. Io ho fatto un punto in rilievo e quindi vi spiego tutto nel PDF e anche nel tutorial. Inoltre vi dico che io ho lavorato con l'uncinetto del numero 6, ma mi raccomando, se avete una mano un po' stretta lavorate con l'uncinetto del numero 6 e mezzo, in modo tale che la lavorazione venga comunque bella morbida. A differenza della sciarpa cravatta ai ferri, dove abbiamo lavorato in altezza, quindi le catenelle, le maglie iniziali corrispondevano al lato più corto, questa volta invece lavoreremo in larghezza, quindi le catenelle iniziali corrispondono a tutta la lunghezza della sciarpa, e poi si vanno a fare i giri per avere appunto l'altezza, quindi da qui a qui, e io nel tutorial e anche nel PDF vi scrivo tutto. Detto ciò, come sempre, io spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncintare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio, o anche scrivendo filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra sciarpa cravatta io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fil linea grinta, questo fantastico gomitolo che è un misto di lana, alpaca e acrilico, è veramente morbidissimo, e guardate qui che sfumature fantastiche. Allora io qui vi farò vedere un piccolo campione, perché tanto in realtà il giro che dovremo andare a fare è solamente uno, c'è un giro base e poi il giro che va sempre ripetuto, però ci tengo a dire che lavoreremo con l'uncinetto numero 6, le catenelle iniziali corrispondono alla lunghezza della sciarpa. Nel mio caso io nella mia sciarpa vera e propria ho montato 112 catenelle, non ci deve essere un multiplo. Se vedete che avete una mano stretta, una mano più larga, non preoccupatevi, tenete solo presente che facendo 112 catenelle, quando andrete a fare poi il primo giro troverete che la vostra sciarpa si allargherà fino ad avere un 105 centimetri. Se notate che già con le catenelle raggiungete questa misurazione, togliete almeno 3-4 catenelle, questo perché quando si va a fare il primo giro le catenelle si allargano, quindi poi la sciarpa cravatta vi verrebbe troppo lunga. Quindi mi raccomando, state solo attenti a questa piccola cosa. Ripeto, non c'è un multiplo, quindi anche se dovete fare la sciarpa più piccola potete mettere solamente meno catenelle facendo la lunghezza a cui dovete arrivare, mentre i giri che andremo a fare sarà l'altezza della nostra sciarpa, non la faremo troppo stretta neanche troppo larga, quindi vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare. Benissimo, quindi andiamo a vedere innanzitutto il giro base, che è semplicissimo. In questo caso andiamo a fare solo una catenella, perché il giro base è fatto da giro di mezze maglie alte, quindi salto la prima catenella, entro nella seconda e vado a fare una mezza maglia alta, e continuo così per tutto il giro, andando a fare una mezza maglia alta in ogni catenella. Quindi, come vi ho detto, veramente semplicissimo, ed è per questo che questa lavorazione non ha un multiplo, quindi una mezza maglia alta in ogni catenella. Ok, posso anche fermarmi qui invece di fare tutto il campione, perché ho montato 20 maglie, ma 20 catenelle, ma va bene anche così. Quindi ci giriamo con la lavorazione, e in questo caso andiamo a fare il giro che va sempre ripetuto, e quindi andiamo a fare 2 catenelle
prendo il filo, vado nella mezza maglia alta successiva, quindi la prima rivale sono le 2 catenelle, quindi vado nella successiva, entro nel filo dietro e vado a fare una mezza maglia alta. Quindi andiamo a lavorare in coste retro, quindi vado nel filo dietro della mezza maglia alta successiva e vado a fare una mezza maglia alta, vado nel filo successivo, nella mezza maglia alta successiva, prendo solo il filo dietro e vado a fare la mia mezza maglia alta e continuo così per tutto il giro. Questo è il giro che andrà sempre ripetuto, quindi come potete vedere è veramente semplicissimo. Andiamo a terminare il giro entrando nella prima catenella che avevamo fatto, o entrate nel filo dietro come preferite, non potete fare come volete, e andiamo a fare la nostra mezza maglia alta. Quindi si gira la lavorazione e si rifà di nuovo questo giro, quindi sempre 2 catenelle, si va nel filo dietro della mezza maglia alta successiva e si fa una mezza maglia alta, filo dietro, mezza maglia alta, filo dietro, mezza maglia alta. Quindi come potete vedere è veramente semplicissimo e si deve fare però per tutta la lunghezza, quindi ogni giro sarà un po' più lungo da fare, appunto perché non lavoriamo in altezza ma stiamo lavorando in larghezza. Quindi entro sempre poi nell'ultima catenella che ho fatto, cerco di entrare nel filo dietro e vado a fare la mia mezza maglia alta. Quindi questi è il giro che va sempre ripetuto. Io alla fine vi dirò quanti giri sono da fare e come ad andare poi a chiudere il lato per poter creare l'anello dove far passare la nostra sciarpa cravatta. Allora, io ho terminato di lavorare la mia sciarpa, ho rifatto il giro per 18 volte, quindi contando anche il giro di base io ho un totale di 19 giri. Quindi ripetiamo, io ho fatto l'altezza della mia sciarpa, ho ripetuto il giro per 18 volte, compreso quindi il giro base, sono 19 giri, e questo mi ha permesso di avere una larghezza di 25 centimetri, che per me va benissimo. E adesso dobbiamo andare a fare però la nostra chiusura per poter avere appunto l'effetto della cravatta, della sciarpa a cravatta. Quindi io prendo il lato dove ho lasciato più filo e lo vado così a piegare, e lo piego di circa 15 centimetri e vado a cucire da una parte all'altra. Però come abbiamo fatto per quella lì con i ferri, non vado a fare una cucitura precisa, ma vado a fare una cucitura un po' più lenta, più particolare, perché dopo andremo a stringerla in modo appunto da formare il nostro anello. Quindi eccomi qui a cucire, appunto vi faccio vedere come cucire la lavorazione. Ho messo qui il marcapunti in modo tale da avere la lavorazione dritta, perché sono andata a contare 15 centimetri 15 centimetri. Quindi io inizio a fare, come vi ho detto, la cucitura entrando nella parte avanti e dietro, e ripeto, non devo fare una cucitura precisa, ma l'importante è appunto che si rispetti, vedete, vado a fare in questa maniera senza che sia precisa, prendendo comunque sia il dietro che il davanti e facendo in modo che comunque la cucitura venga dritta. Per questo mi sono messa il marcapunti anche da quest'altra parte. Ok, arrivati in fondo tolgo il mio marcapunti e tiro la cucitura per avere appunto il nostro effetto qui un po' ad anello. Stringo il più possibile e poi vado a fermare la cucitura. Naturalmente io il filo lo nasconderò qui all'interno. L'importante appunto è chiudere bene la cucitura, quindi vado e vado poi appunto a nascondere il mio filo. Fatto questo, quindi una volta realizzato questo, prendo l'altro estremo della sciarpa che si fa passare all'interno per avere appunto la nostra cravatta, la nostra sciarpa cravatta. Quindi anche questa creazione è terminata.